è ovvio che non è che fermo tutto per dire ok, fermi, devo scrivere. È arrivata l'ispirazione. No, assolutamente no. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una nuova puntata di Caffè Creativo. Siamo qui con Giuliano Bozzella. Ciao Benvenuto. Ciao a tutti. Allora, presentati un po' Giuliano, definisciti, etichettati come meglio credi. La cosa più difficile. Appunto, però... per quella te la lascio. No, allora, sono musicista e produttore. Ok. Di base la mia vita si divide in due macro momenti della giornata dove suono e quindi appunto la mia parte da musicista dove realmente tiro fuori idee, bozze, che poi diventano a volte delle produzioni vere e proprie per artisti. E quindi poi entra in ballo il discorso, c'è la mia parte da produttore dove oltre a produrre un brano coordino magari tutta la fase di produzione fino alla fase di missaggio, e poi la seconda parte che rientra sempre nella macro categoria della produzione che riguarda il sound design, quindi tutto quello che appunto è dalla colonna sonora fino ai effetti di scena di cortometraggi, pubblicità, audiogame e cose del genere. Diciamo che non ci si annoia, mettiamola così. No, questo di sicuro no, ecco. Voglio partire da un qualcosa lontano dalla musica. Il tuo rapporto con il caffè nella quotidianità. È che in realtà è lontano, ma per me è esattamente di fianco. Non sono, per quanto possa sembrare strano, non bevo 18 caffè al giorno, assolutamente. Ne bevo massimo 2 dei miei caffè. Nel senso che... Infatti approfitto per ringraziarti pubblicamente perché prima di fare questo video Giuliano ha portato il suo caffè che trovate nelle tazze qui, esatto. Grazie mille. Che è un caffè, appunto il Coffee Specialty, da un 7 anni a sta parte, 6-7 anni a sta parte sono andato in fissa estrema con il caffè, e infatti il tema è che per ogni sessione in studio, nel mio studio c'è un caffè diverso che poi lascio all'artista o al collega produttore con cui magari sto producendo un brano o all'autore, diciamo, dipende dalla sessione. Quindi il mio rapporto con il caffè in realtà è molto vicino alla musica, perché così come nella musica e quindi gli esperimenti che quotidianamente si devono fare per raggiungere un obiettivo, anche con il caffè c'è più o meno la stessa sperimentazione, perché a seconda della grana, a seconda della tostatura, a seconda della temperatura dell'acqua, insomma è un equilibrio difficile da raggiungere, certo. Che però ti stimola tantissimo a continuare a tirar fuori magari il caffè migliore, ecco. Per cui il mio rapporto è questo, e ne bevo alla fine 2 di tazze, ecco, diciamo così. Tra l'altro tu gestisci il Try Again, che è il tuo studio di produzione, appunto, dove la descrizione di Instagram non è un caso: music production with a good coffee taste, quello che ci hai appena raccontato. Esatto. E uno studio che sa di mantra, in un certo senso. Quanto conta l'errore secondo te nel processo creativo, dato che siamo... Allora, comunque questa me la vendo. Uno studio che sa di mantra me la vendo immediatamente. No dai, è bellissimo. No, la realtà dei fatti è che l'errore è fondamentale. Cioè parto da lì, non voglio sembrare, cioè non voglio essere né pesante né troppo filosofico, ecco. Però effettivamente l'errore è inevitabile nella quotidianità, ma anche perché banalmente le retake sono quelle che poi ti portano a fare diciamo, a raggiungere quello che vuoi sentire. Soltanto che per me l'errore è anche parte di una produzione definitiva, motivo per il quale il mio studio si chiama Try Again, e cioè provaci continuamente, è una sorta di, come dici giustamente, un mantra che ti porta, come dire, a non mollare. Chiaro. Però considerando sempre che la parte legata allo spirito, alla prima parte, ecco, della registrazione, alla bozza, se vogliamo, deve rimanere intatto. Quindi se nella bozza c'è un errorino ma è autentica ed è molto emotiva, va benissimo. Per cui l'errore diventa parte del gioco, ecco. Ovviamente approfittiamo per dire: trovate tutti i profili, sia quello personale di Giuliano che quello dello studio, in descrizione a questo video, quindi andate a
seguirlo, a spulciare un po' di cose e a farvi anche un minimo di cultura sul caffè, perché ci sono un sacco di contenuti molto belli, anche con una bellissima produzione video curata nei dettagli, veramente molto molto bello. E in merito alla tua storia personale, so che nasci come chitarrista, quando è che ti sei avvicinato alla produzione e appunto ti sei reso conto di avere più passioni e quindi che potessero veicolare in un certo qual senso in più direzioni? Se parliamo di passioni legate al mondo musicale, e quindi la passione verso la registrazione, verso gli altri strumenti, oltre che la chitarra e quant'altro, non è mai stata divisa dalla mia passione principale dello strumento. Ok. Cioè sono sempre stati, cioè li ho sempre portati avanti di pari passo. Ma proprio io ricordo questa cosa, l'avevo già raccontata e ogni volta che ci ripenso mi fa molto specie, perché ad oggi sembrerebbe una cosa, cioè se dovessi ricominciare oggi probabilmente questa cosa sarebbe impossibile da fare. Ok. Ma proprio per me stesso il fatto di chiudersi in cameretta con la prima versione di Zoom H2 tipo, Sì. che c'ho ancora, e studiarsi senza andare su ChatGPT, studiarsi Nuendo, studiarsi Cubase SX e farsi le produzioni, le registrazioni con questi software che erano i primi, almeno i primi per quanto riguarda la mia generazione, assolutamente. e farmi tirare fuori un disco che poi è stato il mio primo disco di idee che io stavo scrivendo, cantando e suonando, e quindi era in realtà una cosa che è andata sempre di pari passo. Ok. Cioè non è mai stata ok, da oggi registro, no. Chiaro. In realtà l'ho fatto da quando ho preso la chitarra in mano. È stato naturale per Sì. te Sì, così come quando dicono da quando è che scrivi, da sempre. In realtà ho preso la chitarra che avevo 10 anni e a 11, quando facevo i Red Hot, in realtà provevo a inventarmi delle parole, delle melodie sui brani dei Red Hot che non fossero assimilabili ai Red Hot. Ok. Cioè era proprio... Quindi un processo totalmente naturale, Sì, non c'era forzato no. da qualcosa. Per quanto riguarda invece la tua routine creativa, segui qualche routine creativa oppure vai un pochino alla giornata? Allora, questa è una cosa che di tanto in tanto chiacchiero con mia moglie per questo punto qui, perché lei mi dice: Ok. ma come fai a trovare queste cose random? La realtà dei fatti è che non ho un pattern, Ok. ma cerco di essere quanto più ricettivo possibile in tutti i momenti della giornata. Ok. I tanti stimoli porti a Tantissimi casa, stimoli. metabolizzi Sì. e poi... Capita che magari questi stimoli poi arrivino, che ne so, mentre sono al parco la domenica. È ovvio che non è che fermo tutto per dire ok, fermi, devo È scrivere. arrivata l'ispirazione. No, assolutamente no. Però magari capita che Certo. vado a campionare con il cellulare un suono che mi piace tanto. Oppure una delle cose che per esempio sto facendo da un po' di tempo a sta parte, perché ho fatto un processo di desocializzazione, cioè mi sto togliendo quanto più possibile dai social. Ok. Ma non in modo no, perché non li voglio più. No, so benissimo che servono, li uso per lavoro assolutamente. Ma mentre prima magari capitava che mentre aspetti che fa il bounce, scrolli, poi ti prendi il caffè, scrolli. Ecco, sto cercando di non fare queste cose. Ok. E per non farli mi sono abituato a aspettare magari un giorno della settimana per andare a vedere determinate novità. Tra tutte, quello che per i più è il New Music Friday, cercare di non aspettare il New Music Friday, ma andare a lunedì e a ricevere delle mail a cui mi sono iscritto tramite newsletter di, diciamo, magazine che parlano delle novità musicali non italiane solitamente. Però c'è anche qualcosa che in realtà poi va a bazzica, a prendere qualcosa di italiano, lo butto in mezzo. Però ecco, sto cercando di togliermi da quel lato lì del social, della fruizione quotidiana e continua, per avere una sorta di routine settimanale che mi faccia aggiornare su determinate uscite. Utilizzarle come una sorta di magazine. Sì, vorrei, cioè mi piacerebbe tantissimo, non senza fare il nostalgico, ma mi piacerebbe tantissimo ritornare a quell'aspetto un po' più analogico, dove magari prendevi il Guitar Club per vederti. Io ricordo che la mia prima pedalboard l'ho assemblata leggendo un sacco di magazine e quindi capire i vari posizionamenti, esatto, in catena. L'overdrive prima o dopo? Esatto. Ecco, questa cosa qui. Però ripeto, senza fare il nostalgico, perché poi in realtà a me piace un sacco la tecnologia e tutte le novità mi flashano tantissimo, per cui... Qual è la tua più grande ispirazione artistica al momento? Artistica, allora ti dico un artista vero e proprio, cioè un musicista che
un progetto musicale che mi piace molto, che è Dijon, da un bel po' di anni in realtà, da quando è uscito Absolutely, in realtà lo è rimasto. Più in grande magari ti posso dire Andrew Sarlo, che è il produttore, che però fa un sacco di altre produzioni e mi piace tantissimo, insieme ad Aaron Dessner, che sono, diciamo, è la coppia di produttori a cui mi ispiro, cioè che mi danno tanto quando vado a trovare le loro produzioni. Sono degli underdog, se vogliamo, perché sono sempre un po' dietro le quinte, non sono mai esposti, però fanno un sacco di cose interessanti, bellissime, sperimentano, mettono in mezzo analogico, digitale, suonano tanto. Tra l'altro, tra pochissimo andremo a vedere una produzione che Giuliano ha deciso di condividere con noi, tratta dal secondo album di Kiki, un artista bravissimo, ragazzi, super sottovalutato per quanto mi riguarda, quindi andatelo ad ascoltare. Vi lascio già da adesso, vi dico, in descrizione il link ad entrambi gli album, al suo profilo Spotify, e lì ho sentito tantissimo l'influenza forse sulla produzione di Dijon. Beh, allora, con il progetto Kiki e con Claudio, nella persona poi di Claudio, è stato veramente un aprire un macro argomento, che è quello del proviamo a lavorare, a produrre senza limiti. C'era un punto di riferimento, ma avendo in comune gli ascolti di Dijon, Saya Gray e tutto quello che è quel mondo, a quel punto è diventato molto più semplice incastrare queste caselle. Poi Claudio è un musicista estremamente competente, conosce benissimo le sue potenzialità e le mette in campo in modo impeccabile, con un'umiltà gigantesca, perché comunque poi quando si fanno i lavori insieme tende sempre a lasciare spazio e a gestire poi la produzione in un modo estremamente genuino, per cui è stata un flusso continuo dove suonavamo, continuando a produrre, tagliavamo, rifacciamo delle parti, ok. Ecco, anche lì tutto molto legato a questa unione, questo mashup tra l'acustico, l'organico, il digitale, il chopping, la produzione, il beatmaking. Infatti è quella la cosa veramente interessante di questi due album, che a me è piaciuta tantissimo. Poi da quel lato lì diciamo che con me si sfonda una porta aperta, perché io tendo come dire, a portare all'estremo un suono lavorandoci per giorni, però cercando poi l'essenziale all'effettivo. Cioè a me piace molto quando a un certo punto magari si asciuga tutto, c'è solo voce e cori, basta. Oppure si asciuga tutto e c'è una chitarra e una batteria. Questo tipo di ragionamento dell'asciugare, del tirare indietro, del tutti e solo, questa alternanza, contrasti dinamici, in un certo senso. Oppure sentire la sporcizia. Prima parlavamo dell'errore, sentire la sporcizia della stanza e poi invece avere una voce perfetta, con un suono della Madonna vicino. Questo contrasto a me piace tantissimo. Che cosa diresti a chi vuole intraprendere un percorso creativo ma ha paura di mettersi in gioco, paura di sbagliare? Ho un 14enne che sta guardando questo video. Risposta meme: non lo fare. Non lo fare, assolutamente, non lo fare, fai il falegname. Risposta vera è: fai il falegname veramente, però più che altro la paura di sbagliare non ci deve essere, ma per il semplice fatto che è proprio parte del gioco. Cioè sbagliare continuamente fa davvero fare i passi in avanti e non è solo un modo di dire, cioè sinceramente sì. Il discorso di come fare eventualmente, purtroppo e per fortuna non c'è un'unica strada. Spesso mi capita nei DM di Instagram di dover spiegare, più che spiegare, di dover dire la mia per una domanda magari di chi si è appena trasferito a Milano, di chi sta facendo lo stesso un percorso analogo a quello che magari ho fatto, e mi dicono: ma come faccio a vivere di questo? Lì io veramente non so rispondere, perché mi viene da dire metticela tutta sempre, non demordere, perché è un mantra, però capisco anche che purtroppo, a parte che ci vuole la fortuna anche, perché è inevitabile, e poi non è quella fortuna lì, non ti porta alla stabilità inevitabilmente, a meno che non hai fatto la hit dell'estate che però dura 10 anni. Però questa cosa qui, da una parte mi rendo conto che è una fortuna tipo vincere il Super Enalotto, e dall'altra mi rendo conto che poi alla fine puoi anche sperare di farlo, ma comunque anche quella cosa lì non ti dà stabilità, perché magari dopo un anno tutto come prima. Ecco, forse una delle cose che probabilmente avrei voluto come consiglio, al te bambino, al te ragazzino, all'inizio di tutto, non pensare a chi va più avanti di te, perché questa cosa ti fa rosicare.
vero, è verissimo, è vero. cioè proprio almeno vedevo, cavolo, abbiamo iniziato insieme, tu sei andato più avanti perché hai avuto la mamma e la zia che Chiaro. lavoravano in Rai e quindi io no. Per cui non vedere quel lato lì, vedi piuttosto, cioè mettiti in discussione, Certo. per cui non ti preoccupare di chi ti va più avanti, è più veloce, pensa al tuo percorso, fai, come dire, mettiti le tue bandierine, segui il tuo percorso, ovviamente non chiudendoti a riccio, ma cercando di prendere il buono da Sì, quello sì, che vedi. lavorare su se stessi, creare, Molto di più. creare la propria identità per stare all'interno del mondo. No, è assolutamente. un consiglio d'oro questo qui, Assolutamente quello. Super d'accordo. In Caffè Creativo chiedo sempre consigli per un film, un libro, un disco da ascoltare, che poi magari verrà inserito nella playlist e nei consigli creativi che trovate sempre qui in descrizione. Ok. Quindi mi farebbe piacere che tu consigliassi qualcosa che per te è stato di grande valore. Allora, premetto, non sono un gran lettore, shame on me, lo so, però non sono un gran lettore, ma ho pochi libri che però sono fondamentali. Uno tra tutti è un libro che mi ha regalato mia mamma quando mi sono trasferito a Milano, che in realtà è un libro che rileggo nei momenti di down, quindi quando ci sono gli alti e bassi emotivi. Nei periodi di bassi leggo Il Profeta di Khalil Gibran. Ok, non lo conosco. Che è stupendo, è piccolino, lo apri e hai spunti e stimoli per riflettere su te stesso e ragionare su determinate azioni. E un altro, diciamo che la mia classifica in realtà è di 2 libri. Ok. Non perché ne abbia letti 2, fortunatamente ne ho letti di più, però non ne ho letti 200.000. Ecco, questo no, perché lo so, perché poi non è assolutamente un vanto, però è così. Però il secondo è Lo Zen e il tiro con l'arco, che è invece un libro che mi ha consigliato il mio docente, diciamo, mi verrebbe da dire di vita in realtà, perché era in conservatorio. Io sono tra i pochi probabilmente che dice che il percorso in conservatorio per me è stato stupendo, cioè mi sono trovato benissimo, nonostante magari tanti dicano il conservatorio non mi piace, invece io sono trovato benissimo. Appunto il mio docente di composizione e tecniche di improvvisazioni, che si chiama Gianni Lenoci, che mi ha consigliato questo libro, Lo Zen e il tiro con l'arco, che è stato devastante per capire come approcciarmi alle sconfitte e alla costante pratica, puntare un obiettivo e cercare di raggiungerlo senza andarsene nell'ossessione negativa ma in quella positiva, cioè provare continuamente a spingere in un'unica direzione. Sì, questi 2. Come dischi ti direi in realtà uno che è Absolutely, che ho citato prima, di Dijon, perché in realtà mette insieme il fatto di produzione vera in termini proprio di scrittura e quant'altro e dell'errore, che poi non è un errore in quel caso, ma in realtà è proprio l'utilizzo del dobbiamo indagare sul concetto di errore, perché al giorno d'oggi abbiamo anche un po' l'idea distorta di che cos'è l'errore. Esattamente, quindi la stanza, trovare il modo di quella roba lì. E uno invece prendo una cosa molto più vecchia, che però per me fu proprio un momento in cui per me fu un turnover, che è Every Kingdom di Ben Howard, che è un disco che lì mi fece capire come si scrive un pezzo. Se io sento Keep Your Head Up oppure Only Love, sono proprio dei brani che dico ok, questi sono i pezzi. Allora, poi è ovvio, parliamo di un disco comunque abbastanza vecchiotto rispetto ad oggi. Film, non lo so per quale motivo, probabilmente forse per il fattore musica che mi è piaciuto tanto, perché unisce la parte di sound design anche. Birdman. Ok, capito, è molto bello. Perché Sanchez aveva fatto la colonna sonora suonandola mentre guardavo il film e questa cosa mi aveva massacrato, cioè mi piaceva tantissimo. E di altri film adesso non me ne vengono, ti dico. No, però una serie ti posso dire. Posso dire una serie. Una serie che ha dato il nome allo studio, tra l'altro. Questa può essere una chicca interessante. Che si chiama Abstract. Abstract, sì, forse ho capito, non l'ho vista, ma il titolo era stupenda. La puntata numero 1 o quella numero 2, non ricordo, di Philip Neiman, che è un illustratore, spiegava il suo modo di ricercare la creatività, tra l'altro uno degli illustratori del New Yorker, del tempo, cioè bravissimo. E camminando per casa aveva questo quadro gigantesco con scritto Try Again, e ho detto no, ma questa cosa è stupenda. Quindi l'ho riscritta e l'ho
utilizzata io rubandola, Ok. ma come dire in un altro contesto. Questa ispirazione, cioè il concetto alla fine è prendere e fare proprie determinate Sì, quella cosa lì era proprio Chiaro. ok, cosa posso fare? Come tutte le chiacchierate belle potrebbero durare ore. 100 anni. Esatto, 100 anni. Infatti saluto al Rino che sta montando il video poiché si divertirà come al solito. Detto questo, ragazzi, io sono veramente contento che Giuliano sia venuto qui, ci tenevo veramente tanto poiché penso che i suoi lavori siano di grande valore, una ricerca artistica veramente profonda, quindi veramente andate ad approfondire tutte le sue produzioni, i lavori con cui ha collaborato. Magari se volete collaborare con lui avete sempre i profili qui in descrizione, scrivetegli e per qualsiasi cosa potete far riferimento. E detto questo, noi ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi, sono quelle cose che bisogna dire sempre di circostanza, Fondamentali. però fa sempre piacere se volete farlo, si crea la community e a noi fa piacere, mettiamola così. Anche perché poi danno il boost per poter continuare a fare cose di questo tipo. Per cui- Esattamente, per portare nuovi contenuti di questo tipo. Grazie ancora. Grazie a te, grazie a te. Ci Rino. vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao a tutti.